Negli anni 90, mentre il mondo guardava al grunge di Seattle, in Inghilterra stava succedendo qualcosa di diverso, qualcosa di luminoso, arrogante, nostalgico e completamente nuovo. Lo chiamarono Britpop, ma fu molto più di un genere, fu un'idea di nazione e una guerra culturale. Quando parliamo di Britpop non parliamo solo di musica, parliamo di un'energia che arriva direttamente dagli anni 60. La melodia limpida dei Beatles, il fascino sinistro dei Rolling Stones, le esibizioni selvagge, furiose degli Who. Quel linguaggio, quel modo di stare al mondo, negli anni 90 ritorna. Ma non come nostalgia, ritorna come una scintilla nuova. All'inizio del decennio, mentre il mondo intero ha lo sguardo fisso a Seattle, sul grunge, su Nirvana, sui Soundgarden e Alice in Chains, una piccola armata di band britanniche decide di fare la cosa più sovversiva possibile: riportare la luce nella musica. Scrivere canzoni solari, arroganti e immediate, brani pieni di una schiettezza che sembrava perduta dalla stagione della swinging London. Gli anni 90 in Gran Bretagna sono un periodo strano, la crisi economica si allenta, il paese ha voglia di respirare, di uscire dalla cappa thatcheriana. E il Britpop diventa la colonna sonora di questa rinascita. Stone Roses, Oasis, Blur, Supergrass, Pulp, tutti attingono alle melodie degli anni 60, ma le suonano con la furia, la spavalderia e la fame di una generazione che vuole riprendersi tutto. In quei primi anni 90, però, sotto la superficie c'è un altro mondo che ribolle. I rave, feste illegali, ritmi martellanti, luci stroboscopiche. La acid house arriva dall'America, da Chicago, veloce, tribale e ipnotica. È un fenomeno così esplosivo da provocare retate della polizia e diventare una specie di rito di passaggio per una nuova gioventù. Dal cuore grigio di Manchester nasce una scena, la chiamano Madchester. È qui che si accendono i motori del Britpop. Gli Happy Mondays mettono insieme funk, psichedelia e cultura rave. Gli Inspiral Carpets introducono nuovi colori e nuovi ritmi. E poi arrivano loro, The Stone Roses. Il loro album dell'89 è un terremoto. Ian Brown e John Squire rimodellano il pop dei Beatles, lo immergono in un bagno psichedelico e moderno. E dopo un loro concerto che un ragazzo di Manchester, certo Noel Gallagher, decide di formare la sua band. Ed è qui che la storia cambia. Gli Oasis. Noel e Liam Gallagher non inventano nulla, ma reinventano tutto. Hanno la strafottenza dei Rolling Stones, la dolcezza melodica dei Beatles e una sicurezza quasi arrogante che conquista un paese intero. Il loro album di debutto, Definitely Maybe, è un'esplosione, Rock and Roll Star, Live Forever, Supersonic, brani che diventano inni nazionali. Ma mentre gli Oasis decollano, dall'altra parte del paese avanza un'altra visione, i Blur. Damon Albarn e Graham Coxon non hanno niente dell'aggressività di Manchester. Loro osservano la vita britannica con ironia, classe, una precisione quasi documentaristica. Il loro album Park Life diventa un ritratto della vita inglese, tra sarcasmo, malinconia e straordinaria capacità di raccontare il quotidiano. È inevitabile, si crea una guerra culturale, nord contro sud, Oasis contro Blur. Il rock da pub contro l'intellettualismo pop. Sembra di rivivere la divisione Beatles-Stones di 30 anni prima. Il 14 agosto 1995 succede qualcosa di mai visto. I singoli dei due gruppi escono nello stesso giorno. La stampa impazzisce. Le televisioni aprono i telegiornali, i bookmaker accettano scommesse. Chi vincerà? I Blur con Country House o gli Oasis con Roll With It?
Two of Britain's most popular pop groups have begun the biggest chart war in 30 years. The Manchester band Oasis and their arch rivals Blur released new singles today, each hoping to reach the #1 spot next week. Vincono i Blur, ma di pochi millimetri. E c'è persino chi dice che un errore di codice a barre abbia falsato i conteggi delle vendite. In ogni caso, il Britpop non è più un genere, è diventato una nazione. Gli Oasis rispondono con un album che conquista il mondo. What's the Story, Morning Glory, Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova è il momento più alto della loro carriera. E forse anche l'ultimo, prima del declino e delle tensioni interne. Ma il Britpop non è solo Oasis e Blur. Arriva anche una band che sembra muoversi in un'altra dimensione. Non hanno l'arroganza degli Oasis, non hanno la fotografia sociologica dei Blur, non hanno l'ironia dei Pulp. Sono i Verve, con Richard Ashcroft in prima linea. Hanno qualcos'altro, un'ombra romantica, una tensione spirituale che sembra una ferita aperta. La loro storia si intreccia con sonorità psichedeliche, Northern Soul e le atmosfere eteree degli Stone Roses. Una malinconia che appartiene solo alla periferia inglese e quel modo tipico del nord di guardare il mondo con occhi lucidi e profondi. Nel 97 pubblicano Urban Hymns, un disco che non è semplicemente un album Britpop, è un'opera mondo, un viaggio emotivo, una confessione. Bittersweet Symphony, costruita su un tema orchestrale di un brano dei Rolling Stones, diventa immediatamente un inno planetario. Un lungo blues moderno, spazioso e cinematografico, una marcia solenne dentro la vita quotidiana. Ashcroft nel videoclip cammina in mezzo alla folla senza fermarsi, mentre il mondo lo urta, prova a deviarlo, lo ignora. Quella scena diventa l'immagine perfetta del Britpop maturo. La gioventù inglese che avanza, ostinata, in un mondo caotico che non capisce. Il paradosso è che proprio quando raggiungono il successo mondiale, i Verve iniziano a sgretolarsi. I Verve non sono stati una band minore, sono stati la coda luminosa e tragica del Britpop e anche il suo ultimo respiro. Poi ci sono i Charlatans, con l'organo Hammond che scolpisce un suono unico. Gli Elastica, i Kula Shaker, gli Ocean Color Scene e i Corner Shop, con il loro pop contaminato dall'India. E poi Pulp, già nominati, con Jarvis Cocker trasformato in un'icona generazionale. Ironia, sensualità, osservazione sociale. Un intellettuale pop travestito da star del sabato sera. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common. E infine una band che nasce dentro la scena Britpop, ma che in realtà è sempre stata altrove, i Radiohead. Dopo l'esordio nel circuito indie britannico, pubblicano OK Computer e cambiano tutto. Portano la musica inglese fuori dalla nostalgia anni 60, fuori dalla rivalità Oasis-Blur, fuori dal Britpop stesso. La loro influenza arriva negli Stati Uniti, schiaccia i confini del rock alternativo, mescola elettronica, jazz, minimalismo e mostra al mondo che la Gran Bretagna sa ancora essere pioniera. Perché il Britpop è anche questo, la consapevolezza che per quanto brillante un revival può durare poco. Ma un'idea può trasformarsi in qualcos'altro, in qualcosa di più grande. Negli anni 90 il Britpop ha ridato al Regno Unito la sensazione di essere al centro del mondo, ha riacceso le luci sulle chitarre, ha fatto rinascere una tradizione e ha creato quella che tra i critici è ancora punto di discussione perché denominata terza invasione britannica. Non perfetta, non eterna, ma luminosa, sfacciata, viva e profondamente britannica. In descrizione
una playlist con 10 brani essenziali per comprendere al meglio quello che è stato il movimento del Britpop.